le mie prime esperienze lavorative sono nate nell'automazione industriale e nella robotica, spesso nel campo automotive. La mia fortuna è stata quella di entrare in contatto con tantissime tecnologie di altissimo livello e poi ho portato questo mio bagaglio culturale poi in questa azienda, in questa avventura che è la Carraro Engineering. Tra i clienti di Carlo ci sono tantissimi super top brand che corrono in super top campionati. Chi vuole intendere, intenda. Carlo Carraro di Carraro Engineering, benvenuto nel nostro home visit. Questo è un home visit al contrario, perché di solito noi andiamo a trovare l'azienda, ma siamo venuti da voi a fare le riprese, a fare le coperture, poi per logistica era un po' difficile fare gli studi lì, e quindi ti ho voluto qui nel nostro ufficetto di Red. Tra l'altro, devo dire, non sapevo se invitarti qui o nel nostro Red Lab dove c'è l'officina, perché adesso se tu sei un po' ingegnere con le chiavi... È uguale. No, beh, tu più che con le chiavi hai a che fare con l'elettronica. Piccola presentazione, Carraro Engineering, probabilmente chi corre usa tantissimo le attrezzature di Carlo, adesso poi andremo a vedere quali sono, e probabilmente chi non corre o comunque che ha comprato delle moto usate non sa nemmeno di averle ma le sta utilizzando. Fammi un piccolo excursus della tua storia, da dove arrivi, dove sei nato, dove hai lavorato, insomma per far capire a chi ci segue. Allora, arrivo da una grande passione per i motori perché mio nonno era motorista, sono sempre nato, diciamo, dentro queste chiacchiere e discussioni, ogni volta che ero bambino vedevo pistoni, robe eccetera, ovviamente mi illuminavo d'immenso. E la passione per la moto è nata subito in tenera età, ho avuto qualche esperienza agonistica da ragazzo. Poi, avendo fatto degli studi, essendo molto appassionato anche di progettazione, meccanica, eccetera, ho trasferito, diciamo così, la mia passione dalla parte più della realizzazione dei componenti, della preparazione delle moto, del capire le dinamiche, le cose che c'erano dietro, e questo mi ha portato poi nel 2014-15, quegli anni lì, ad aprire la mia società che si occupava di progettazione e realizzazione di componenti per moto da corsa. Parliamo di roba di altissimo livello, allora ci sono cose che non si possono dire su tutto quello che fai e quindi noi non le diremo perché rispettiamo il segreto industriale, diciamolo così, però tra i clienti di Carlo ci sono tantissimi super top brand che corrono in super top campionati. Chi vuole intendere, intenda. Esatto. Ecco, non possiamo dirlo, però sappiate che ci sono. Diciamo che le mie prime esperienze lavorative sono nate nell'automazione industriale e nella robotica, spesso nel campo automotive, quindi sono entrato in contatto con tantissime realtà di alto livello per le quali con le aziende dove lavoravo creavamo questi impianti industriali, queste cose qua, quindi sono entrato in contatto, la mia fortuna è stata quella di entrare in contatto con tantissime tecnologie di altissimo livello, e quindi questo sicuramente mi ha aiutato e poi ho portato questo mio bagaglio culturale poi in questa azienda, in questa avventura che è la Carraro Engineering. Quindi, per riassumere, cosa possiamo montare sulla nostra moto che produce Carraro Engineering? Fammi adesso non tutto il listino perché sul sito che vi mettiamo qua sotto in descrizione troverete qualsiasi diciamo, articolo, però per farcela breve, insomma, qual è il tuo punto di forza? Il punto di forza sono i comandi elettrici, perché è stato il primo prodotto che io ho presentato. All'epoca non c'erano pulsantiere plug and play. Ne hai qua uno da far vedere? Ne ho qua qualcuna da far vedere. Tira fuori, tiro fuori. Allora vediamo, forse non completa perché volevo far vedere alcune. Casualmente mi ero portato un pezzettino, questa non è finita, non ha il cablaggio, non è saldata. Questo ad esempio è una pulsantiera a destra di una Superbike. Ecco, scusa, la faccio vedere perché quando vedete le moto da corsa, avete presente? Sul pulsante semimanubrio sinistro, tutti quei pulsantini, pit limiter, controllo di trazione, cambio mappa, eccetera, eccetera. Ecco, queste sono le pulsantiere, queste sono una delle cose che Carlo produce. Forse i prodotti per cui sono più conosciuto, poi ne faccio anche altri. Allora, perché qua Carlo? Perché nei nostri home visit, come voi sapete,
amiamo girare un po' l'Italia alla ricerca delle eccellenze. Carlo io lo conosco da un bel po', e posso considerarlo anche un amico. Abbiamo anche corso contro, tra virgolette, tu come tecnico, ma come tecnico, io come pilota, però insomma alla fine col mio meccanico, il Max, ci conosciamo, insomma, abbiamo fatto un po' ci siamo anche bevuti qualcosa nel paddock dopo la gara, però ecco, c'è da dire che mi piace girare per l'Italia, ci piace come Red girare per l'Italia per farvi vedere che dietro nel nostro stivale, lungo il nostro stivale, ci sono veramente delle eccellenze. E Carlo è una di queste eccellenze. Produce componentistica elettronica, produce accessori per moto anche di altre cose tipo cupolini, eccetera, eccetera, ma soprattutto sull'elettronica. E da un po' di tempo che ne parlavamo per dire, cavolo, io però voglio farmi conoscere un po' di più perché qui dietro non c'è solo una scheda, 2 fili e un pulsante, c'è tanto di più. Sì, allora, tante volte non si considera tutto quello che è il panorama della progettazione di un componente. Allora, ad esempio, i comandi a manubrio. Spesso viene considerato, o nell'ideologia collettiva, cioè che è un guscetto di alluminio con dei pulsanti saldati a un cavo, attivano delle funzioni, finito lì. In realtà la nostra mission, quello che io mi sono prefissato, è di fare dei componenti che sotto ogni aspetto abbiano un plus, un qualcosa di più del classico guscetto di alluminio con 4 pulsanti. Ad esempio, questa è una pulsantiera che funge anche da collare per la pompa freno. Quindi un oggetto che deve avere una certa sicurezza certo, sua. Anche strutturale. Anche strutturale. Certo. Noi sbattiamo tantissimo la testa e facciamo particolare attenzione affinché si possano anche prevedere quelli che potrebbero essere degli inconvenienti che possono capitare in pista. Avendo esperienza di team, moto da corsa, avendo fatto le gare, tante volte... Quindi qualche volta qualche capocciata... Qualche capocciata, voglia, ti porto qua qualche pilota che ne ha fatti di danni. Ma bisogna tener conto anche che tante volte anche i tecnici sono molto sotto pressione, sono molto sotto stress, devono fare le cose molto velocemente. Oramai nei campionati tra un turno e l'altro c'è pochissimo tempo. Se un pilota fa una caduta, preparargli la moto per il turno dopo, o banalmente, adesso estremizzando, giro di ricognizione sul bagnato, ti fa la scivolatina, entra ai box, devi fare velocissimo perché in 3 minuti chiude la pit lane. Certo. Queste cose qui. Allora, ad esempio, tutte le nostre pulsantiere che fungono da collare, anche se perdi una vite, non perdi la pompa freno, cioè il pilota può fare la gara, può arrivare in fondo alla gara senza... Diciamo, non anche se bene, esatto, o comunque è stata una scivolata. Una scivolata, ha preso un urto, una cosa... Anche tutti i componenti vengono provati tutti con le macchine di misura, con le cose, hanno dei controlli altissimi e tutto quello che non rispecchia questi standard viene scartato. E aggiungo una cosa, perché ovviamente qui sotto magari ci saranno anche dei commenti, vi aspettiamo comunque se volete chiedere delle cose, ma il primo commento, il primo pensiero che può venire in testa, che può venire in mente, dice sì, ok, bravo, fai le pulsantiere, le compri in Cina, le rimarchi, le controlli, eccetera, eccetera. Non è così. Perché come avete potuto vedere dalle coperture che stiamo facendo, le immagini che stiamo mettendo, Carlo produce tutto qui. Sì. Compra componentistica, produce tutto qui, testa tutto qui, ha le stampanti 3D, ha le saldatrici, come si chiama? La saldatrice quella? Saldatrici selettive, quello per fare le schede. Insomma, ci sono dei macchinari di altissimo livello per produrre dei componenti che possono sembrare marginali, però, per esempio, in una chiacchiera che facevamo un po' di tempo fa, dicevi, un pilota ha perso una gara perché il pulsante di massa, lo staccamassa, quello famoso che noi abbiamo sulla moto, che però in pista è messo in un altro posto per evitare di toccarlo, gli faceva contatto, quindi la moto gli si spegneva. Si spegneva, si accendeva, aveva dei vuoti, dei buchi. Praticamente un pulsante staccamassa, adesso non so. Da €1 esatto, ti fa buttare via magari una gara di un campionato importante, che può essere anche solo il campionato italiano, senza andare sui mondiali e le cose, però... ma anche un trofeo minore. Comunque oggi i ragazzi impegnano fatica, soldi, perché anche fare i trofei minori costa tanto, tanto impegno, tante cose. Che dicono motorsport is dangerous, ma anche very expensive. Esatto, soprattutto very expensive.
E se vuoi ti faccio vedere la cosa che, Sì. che anche con una vite non... Certo, certo. Allora, Vedi che dovevo portarlo di là dove ci sono le brugole. È così, ma perché io mi sono alla portato fine, giù alla a fine la casa, brugola vedi? spunta. Cioè. Vedi che bravo. Allora, praticamente queste sono, questa qui è una pulsantiera della concorrenza, tra l'altro dalla concorrenza più Buona. brava, buona, che io stimo tantissimo. La economicità del componente vuole che vengano fatti praticamente tutti così. Ora, io ci metto una vite, la tiro, questo gira, cioè se tu per assurdo Perdi la vite perdi in la vite, gara. si A parte, allenta, eccetera. che non è proprio bellissimo trovarsi magari in frenata che ti sei girata la leva del freno, Sì. che non la trovi più. Insomma, non è proprio, Allora, non è proprio facciamo una che cosa non simpatica. succederà mai, però se io devo progettare un componente, lo voglio progettare che sia, tra virgolette, perfetto, Certo. che abbia degli standard che gli altri non hanno, o comunque che soddisfi, deve essere per me perfetto, deve fare veramente sotto ogni aspetto Ripeto, il meglio. stiamo parlando, in questo caso stiamo parlando di una pulsantiera che è un componente, come ripeto, considerato secondario. Sì, non è che non Quindi, stavi giocando, no, insomma, no, questo e come hai è visto tutto. non ho tirato come un No, matto, no, no, non ho no, fatto- certo, certo. per fare questa... Fatevi un ragionamento, succede di perdere una vita, mi è successo a me quando Può succedere facevo il tutto. mondiale endurance, abbiamo perso qualsiasi cosa. No? Poi nell'endurance... Diciamo che alla fine, sai che ti racconto questo aneddoto così almeno abbiamo finito perché il mio collega si era sdraiato a Oschersleben all'inizio della 24 ore, dopo 20 minuti, finito in ghiaia, rimettiamo a posto la moto, chiudiamo la nostra 24 ore, terzi sul podio così, e quando Max, il mio meccanico, smonta la moto a casa dopo la gara, c'era rimasto un filo di tutta la treccia dei fili dell'acceleratore, perché nella caduta, ovviamente tu guardi, poi sei, come dice lui, in pista, soprattutto se sei in gara Non nell'endurance, riesci a vedere tutto, non riesci a guardi, guardare tutto. funziona tutto, ok, vai, c'era un sassolino dentro nella puleggia del gas, del cavo del gas, perché parliamo di 2005, quindi Suzuki GSX-R 1000 K5 con gas a cavo, c'era un sassolino dentro nella puleggia che vai, apri, chiudi, ha segato pian piano il cavo e noi abbiamo finito con un filo, che quindi magari 20 minuti in più, 10 minuti in più, si spaccava l'acceleratore. Mezzo giro in più. Mezzo giro in più, non finivamo la gara. Adesso questo è per un po' cambiare un po' l'argomento, però cioè, per farvi capire che la differenza è finisco la gara, non finisco la gara, ma poi aggiungo sicurezza, perché non è solo perdo Esatto. la gara, lo staccamassa che mi si spegne mentre sono in scia a 320 all'ora al Mugello, quello dietro mi tampona. E il problema di oggi è che se guardi tutti, tra virgolette, gli incidenti brutti sono Tamponamenti, urti. Quando uno rimane in mezzo alla pista. Allora io ogni volta che faccio un componente mi chiedo come può questo componente cercare di eliminare queste possibilità, adesso senza andare su cose troppo, però come può cercare di eliminare ogni possibilità di inconveniente, di pericolosità per il pilota. Con questo qui dove tutti Essendo stato pilota, sono stato pilota, avendo fatto il team, essendomi incacchiato con i piloti perché perdevano le gare per delle fesserie, o con i meccanici perché non controllavano alcune cose. Come posso io cercare di evitare al massimo questa cosa qui? Sbattendoci la testa a livello progettuale su tutti questi aspetti qui, quindi non facendo il semplice guscetto, ma facendo un qualcosa che sia assolutamente affidabile, anche sotto degli aspetti che tu dici ma quando mai succederà? Magari mai, però io che devo fare un progetto devo pensare che possa succedere anche quello. esatto. E io lo penso. E adesso qua faccio la domanda, parte. la faccio a voi. Che valore date voi a questo tipo di attività? Cioè, quindi, che valore date voi alla sicurezza? Prima di tutto la vostra sicurezza quando siete in pista. E in secondo luogo, magari la mettiamo su un gradino un bel po' sotto, ma a vincere o perdere una gara per un componente da €1. Il classico componente da €1 per cui magari si ritirava. Esatto. Era una cosa da €1. Una cosa da €1, la cosa da €1 può essere magari non più una cosa da €1, ma una cosa da 5, ma tanto non perdi la gara. Esatto, il problema non è il valore del componente che ti fa perdere la gara, il problema è il valore di quello che tu perdi quando ti succede quello, che può essere la gara, hai buttato via qualche 1.000 euro,
magari se ti capita una caduta, un contatto con uno, eccetera, insomma, Magari potrebbe meno essere anche, gradevole. esatto, potrebbe essere anche, e io cerco in tutti i componenti che faccio, sia io che i miei collaboratori, la prima condizione, la condizio sine qua non che dobbiamo sempre tenere è: perché questo deve essere migliore degli altri? Deve essere migliore degli altri perché deve essere così, deve essere così, deve essere così. Deve Però fare le cose che gli altri non fanno, ma non per vanto, per cercare di dare un qualcosa in più e di dare un prodotto. Alla fine chiediamo delle centinaia di euro ai ragazzi. Farlo così o farlo in un'altra maniera, alla fine quando fai una produzione industriale su larga scala, tra virgolette, non è vero che è la stessa cosa, perché qui abbiamo tanti scarti, perché quelli che non fanno questa cosa qua vengono scartati, eccetera. È un costo in più, però tu stai vendendo qualcosa a una persona, gli devi vendere il massimo che tu puoi fare. Questa è la mia filosofia. ovviamente, come dicevo, che valore date? Ovviamente c'è il tema dei costi. Cioè, lo Ovvio. dobbiamo affrontare, Carlo, perché Tutto sì, quello che è più preciso, più cosa, più costa. chiaramente costa. Mi dicevi anche appunto con l'arrivo della produzione cinese, insomma, è un tema che ho affrontato, te ne stavamo parlando prima di iniziare a registrare, insomma, anche nei medicali addirittura entrano proprio cattive le aziende cinesi con prezzi al ribasso, eccetera, eccetera. E poi l'assistenza non è quella giusta, la macchina magari anziché fare 25 anni ti fa un anno e mezzo, poi si rompe, però tanto uno dice vabbè tanto le mie ne compri 5, l'altra ne compri una, però tutto questo spesso non si pensa, c'è un costo collaterale, banalmente, mi si rompe la pulsantiera, anche il solo tempo di andarla a ordinare o andarla a comprare, così, è tempo, è costo. Cioè, Dal quindi meccanico te la adesso monta. il meccanico che te la monta, ha un costo e quindi tutto ha un costo collaterale, non è solo il costo del pezzo, un pezzo che tu monti e non si spacca, o mi raccontavi anche una cosa interessante delle vostre protezioni per i cruscotti, no? Che Sì, avete fatto in 3D, stampate in sì. 3D, eccetera, eccetera, che salvano veramente il cruscotto quando ti capotti in pista, perché ormai il cruscotto dovete sapere, questa cosa qua non la raccontiamo sempre, che il cruscotto non è più un cruscotto, il cruscotto è il terminale a cui diciamo, arrivano tutte le informazioni del CAN bus, eccetera, eccetera, quindi il cruscotto non è che serve lì a indicare i giri del motore, è proprio un computer. Spacchi il computer, spacchi il cruscotto, sono migliaia di euro. Eh sì, Una protezione tua costa intorno ai 150 euro. 150 euro di protezione, migliaia di euro il cruscotto. Se la protezione salva il cruscotto, abbiamo fatto un buon investimento, direi. Allora, fino ad oggi magari è stata solo fortuna, perché poi quando hai un crash tutto può succedere, solo il nostro Signore sa cosa succederà. Però un'altra cosa a cui io sono molto attento è le nuove tecnologie. La stampa 3D è indubbiamente un mondo che oggi è ancora inesplorato secondo me per la stragrande maggioranza, nonostante stia facendo dei passi da gigante e abbia un'evoluzione velocissima. Io mi sono dedicato a studiare molto i materiali che si possono usare e ne ho trovato uno con una tecnologia che sembrava fatta, cioè proprio la morte sua era assorbire gli urti. Allora, modificando l'approccio alla progettazione, mi è venuto in mente di fare queste cover che fino ad oggi effettivamente stanno dando degli ottimi risultati. Uno proprio per le caratteristiche di assorbimento dell'urto, del materiale stesso, due per la progettazione che ha svincolato gli attacchi della strumentazione dal telaietto della moto, per Certo. cui, esatto, perché la classica cover ha gli attacchi della strumentazione passano attraverso e comunque la strumentazione È è ancora attaccata al attaccata. telaietto. Tu gli dai una martellata, si spaccano gli attacchi, puoi prendere la strumentazione e buttarla via. Anche Dentro, se la strumentazione non si è rotta, è dentro stata in un monolite d'alluminio non si è fatta un graffio, però comunque l'hai rotta. Secondo me anche lì la progettazione deve arrivare a pensare a come non farla rompere in tutti i suoi componenti. Allora noi attacchiamo la cover al telaietto e la strumentazione è solo alloggiata dalla cover e quello che si sacrifica è la cover che costa 100, 100 euro, 120, certo, certo. 150 euro. Beh, queste cose qua si vede che, cioè, nel senso, arrivano da chi è caduto, ha rifatto, ha gestito Da il chi ne ha team. comprate No, più che tante. altro anche il team, cioè, nel senso, non parlo solo al pilota, parliamo anche al team manager che comunque a fine anno deve tirare la riga e deve stare al centro con i costi. Cambi tre strumentazioni per tre cappottoni, Hai fatto 10.000 euro. cambi tre cover
Hai fatto 300 Hai fatto euro. 300 euro, ti cambia un po' la vita. Ma allora, al di là delle corse, che ovviamente si capisce che sono il tuo... Beh, io anche faccio l'utente prevalentemente normale, componenti racing, quindi il 90%. Beh, però il track day lo fanno tutti. Assolutamente, Quindi anche sì, chi, come me, insomma, ormai va a divertirsi in pista, può trovare beneficio in determinate... la prima cosa che io, vabbè, consiglio se andate in pista, ragazzi, perché io tirerei via tutti i componenti originali della moto e monterei componenti racing, anche perché poi quando tu andrai a rivendere la moto la rivendi perfetta, perché comunque la scivolatina, la cosa, il blocchetto segnato, rigato, La cinghia sul la cinghia furgone. sul furgone, cioè alla fine la moto si vede, cioè non è inutile che mentite, no, ma quelle dicono sempre my box, no scusa, sempre box my pista. Esatto. Sempre box my pista, poi vedi che c'ha la pedalina grattata, la cosa, ti beccano. Adesso non sto dicendo che siamo disonesti, però, No, beh, cioè, però comunque capita, ci si prova, dai, cioè, a capita. vendere il proprio dato. Quindi se vado in pista monterei anche i blocchetti elettrici sono soggetti comunque a usura dell'allenamento se si usano in pista, quindi monterei quello. Poi quindi anche chi va a farsi i suoi track days può trovare nella Carraro Engineering degli elementi, comunque tu mi sembra che li faccia per tutte le moto, no? Li faccio per tutte le moto, rifornisco anche 2 case ufficiali e a oggi posso dire di avere il vanto di essere a claim zero. Quindi L'ufficio reclami l'ufficio non ha reclami lavorato. da me non è mai venuto. Quando ci sono venuti poi siamo andati a vedere e diciamo il componente era integro, cioè, era sì. esente scagionato il componente. Sì, o perlomeno abbiamo capito qual era l'inghippo che poi non derivava sempre da noi. Ecco. Quindi ti faccio la domanda che si fanno sempre quelli bravi. Qual è la tua USP, Unique Selling Proposition? Perché chiunque motociclista dovrebbe scegliere Carraro Engineering invece che un altro componente di cui onestamente non so nemmeno chi sono i tuoi concorrenti, quindi ovviamente non siamo qua per citare. Io non parlo assolutamente dei miei concorrenti, parlo del mio e pubblicizzo il mio lavoro. Perché al di là del Made in Italy che stiamo, anche qua, ti ho interrotto, ma perché ogni volta che pubblichiamo un video o comunque un video in cui c'è una moto cinese, apriti cielo, i cinesi di qua di là così, però poi sulle componentistiche non ce ne frega niente. Perché basta risparmiare. Non diamo lo stesso peso al Made in Italy, diciamo, di una moto finita piuttosto che al Made in Italy di un componente della moto. Quindi una voce della USP ve la dico io, è veramente Made in Italy, le altre te le lascio. Ma allora, è veramente Made in Italy ed è tutto a standard automotive. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che ogni componente ha di per sé, di base, uno standard altissimo e che questo limita ed esclude tantissime problematiche che ci possono essere utilizzando altri componenti. Questo è anche un tallone d'Achille perché sono componenti che vengono dati col contagocce, arrivano con tempi lunghissimi, pochi pezzi, eccetera. Ti obbliga a lavorare just in time, ti obbliga ad avere... Just in time significa me lo ordini, te lo faccio. Più o meno, esatto, più o meno, per le cose più critiche sì. Però è quello che noi vogliamo proporre. Noi vogliamo proporre a tutti l'artigianalità che può avere la casa ufficiale che corre il campionato di altissimo livello. Questo io voglio che sia esattamente la stessa cosa che compra la squadra ufficiale che fa il campionato di altissimo livello e che compra Ciccio Farnecchia che va a divertirsi a Lombardore alla domenica. Lombardore per dire proprio stiamo proprio nel piccolo. Esatto. Che tra l'altro Lombardone, saluto anche Edoardo che lo sta ricominciando a rilanciare. Sì, saluto anch'io Edoardo. Sta ripartendo, dai, diciamo, quindi, ma ci troverete magari a fare qualche comparativo a Lombardone, non mica detto così. No, però è un circuitino insomma abbastanza piccolo, sì, per dire, amatore, da vero amatore. Dal professionista al piccolo amatore, quello che va in pista una volta l'anno. Per me, se tu indossi un casco e una tuta ed entri con una moto che oggi comprata al concessionario fa 300 all'ora ed entri in una pista e vai a 300 all'ora, secondo me, anche se sei Ciccio Farnecchia, deve avere lo stesso componentistica che ha Razzagattioglu, Bagnaia o Pinco Pallino. Farnecchia e Razga sono così. Esatto. Farnecchia spesso va più forte tra l'altro, assolutamente. Gli dà delle paghe. Adesso sicuramente tra i nostri spettatori ci sarà
qualcuno che si chiama Farnecchia di cognome, ci scommetto quello che volete. Io direi, Carlo, grazie intanto di essere passato a voi. qui da noi, è stato interessante venire a trovare perché, ripeto, io sono gasato, ogni volta che trovo come siamo stati in Unit Garage, come siamo stati anche in Alpinestars, che è colosso dell'abbigliamento, poi vedi laboratorio dentro, capisci che insomma qui da noi c'è il cuore, tutti i cervelli in fuga, invece noi magari quelli che sono qui coccoliamoli, per dire. Quindi io sono veramente gasato, ti ringrazio di essere venuto. Grazie a te. Dove ti trovano? Mi trovano su www.carraroengineering.com, lì trovano l'e-shop con i prodotti che vengono realizzati in serie che possono essere acquistati tranquillamente, poi abbiamo i nostri rivenditori in giro. Dove c'è una moto, insomma. Da corsa soprattutto. Da corsa, sì, da corsa. Grazie Carlo, Grazie a voi. È stato veramente un piacere. Qua sotto nei commenti io vi aspetto per parlare anche di episodi che vi hanno coinvolto in pista per failure del motore, elettronica, il componente da €1 che mi ha fatto perdere la gara, che mi ha fatto girare le balle, o banalmente mi ha rovinato la giornata perché ho speso €1.000 per andare a fare i turni liberi a Valencia e la moto non parte. E poi vieni a casa ed era un cavo staccato. Quindi qua sotto nei commenti vi aspettiamo, se avete delle domande per me sicuramente rispondo, per Carlo vi risponde attraverso noi, quindi seguirà il flusso delle domande sotto il video. Io direi che per questo home visit, al contrario, visto che è Carlo che è venuto a trovare noi, è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao Carlo, grazie. Ciao a tutti, grazie.